Uno degli aspetti della vita del prete che amo di più è la possibilità di entrare in casa di molta gente. Vuoi perché i parrocchiani mi invitano a cena, vuoi perché mi chiamano per l'unzione degli infermi. Mi trovo molto spesso a condividere alcuni momenti della loro vita domestica. E se sei un minimo socievole, è davvero figo conoscere la gente a casa loro, perché lì capisci un sacco di cose. Da come arredano la casa, dalla quantità di cibo che ti offrono, dal volume delle litigate fra i fratelli. Potrei scrivere un libro su questo. Ma dici un video? Vabbè, anche un video. E se c'è una cosa che mi fa assolutamente impazzire, sono le benedizioni alle famiglie. Non so se tutti lo sanno, ma i preti cattolici, per un paio di mesi all'anno, su per giù, girano tra le case della propria parrocchia e benedicono per benedire quanti vi abitano. Cioè in quel periodo ci spariamo tutti i giorni decine e decine di famiglie, su e giù dalle scale, dentro e fuori dai condomini, e una marea di campanelli da suonare. Signori, altro che testimoni di Geova. Il bello delle benedizioni è che non sai mai che cosa ti aspetta dietro la porta. Tu ti attendi sempre la Sacra Famiglia di Nazareth, no? Col bue, l'asinello, i cori angelici, o la famiglia del Mulino Bianco con Banderas, Rossitta e il profumo di biscotti. Ma in realtà diciamo che è sempre una bella incognita. Quella porta chiusa in quel momento è la soglia del mistero, il passaggio per Narnia, una grande prova di fede. Buonasera. Oh, che te fa problema se sono nudo? Sono il prete. E io sono Babbo Natale. Sono qui per la benedizione. Ma vattela a pigliare. Ci vuole tanta fede per stare davanti a quella porta, perché molte volte da fuori le premesse non sono le migliori. Se in quel momento non mi fidassi che dentro casa ci siano delle belle persone da incontrare, potrebbe pure venirmi la tentazione di girare i tacchi e andarmene. Anzi, proprio quella porta chiusa che mi impedisce di vedere che cosa sta dall'altra parte, in realtà mi permette di fidarmi che di là ci sia qualcosa di buono. Insomma, se dovessi usare un'immagine plastica per dire che cos'è la fiducia, userei proprio quella porta chiusa durante le benedizioni. Cioè, se non passi dalla porta della fiducia, non riesci ad incontrare veramente chi hai di fronte, perché te ne staresti davanti a lui basandoti solo sui tuoi pregiudizi e sull'opinione degli altri, o sull'apparenza. I rumori che vengono dalla casa, l'odore di bruciato che esce dal balcone, lo sporco che trovi sul tappetino all'ingresso. Per non parlare poi di quanto le tue insicurezze alterano la percezione di quello che vedi. Quando invece ti aprono la porta e accetti di entrare nella casa degli altri, nella vita dell'altro, finalmente puoi smetterla di immaginare come potrebbe essere e puoi iniziare a scoprire come è davvero. Ecco, non sempre il primo impatto è dei migliori, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo. Però almeno hai davanti a te qualcuno di reale, hai una reale possibilità di incontro. Poi lì puoi giocarti come meglio credi. Ma perché te sto a di ste robe? Oh, perché da tutta questa storia delle benedizioni ho imparato una grande lezione, che la fede è una porta, non è un'idea su Dio, non è un preconcetto sulla Chiesa che altri ti hanno inculcato, ma è una soglia, un ingresso, una porta attraverso cui devi passare. Credere significa non farti bloccare dalle tue idee su Dio, ma accettare di entrare dentro casa sua e farne esperienza e farti sorprendere da quello che troverai. Quindi se vuoi avere fede non devi sforzarti innanzitutto di comprendere il dogma della Trinità, il mistero della transustanziazione, se no auguri. Così come se vuoi fidarti di un amico non devi prima essere informato per filo e per segno sul suo passato e la sua famiglia e i suoi gusti musicali. Ti fidi e basta, entri nella sua vita e da dentro vedrai e capirai tutto quello che vuoi. Gesù stesso lo dice: io sono la porta, dovete passare attraverso di me per arrivare a Dio. Cioè, per credere in Dio in maniera molto umana e normale devi fidarti di Gesù ed entrare nel suo mondo, come se facessi con l'amico di prima. In che modo? Ascoltando la sua parola, fidandoti di chi già lo conosce e provando a vivere secondo il suo esempio, perché Gesù tanta roba. La porta della fede è sempre aperta per tutti. Gesù si è rivelato una volta per tutte e non è lì che fa la selezione all'ingresso. L'unica cosa che serve per entrare da Dio è il desiderio di farlo, di scoprire se è vero quello che ci ha promesso, ossia che da Lui c'è la vita vera, non un'altra vita, ma la stessa vita che vivi riempita di senso, la tua stessa vita amata, perché una volta che passi per la porta della fede, quello che scopri in fondo è che sei finalmente arrivato a casa tua.